Ciao a tutti, rieccoci in questo corso dedicato esclusivamente alla coniugazione dei verbi italiani. Oggi ci occupiamo dei verbi del tempo presente del primo gruppo. Prima di vedere esattamente di che cosa si tratta, occorre fare un'introduzione. Dovete sapere che tutti i verbi italiani rientrano in 3 gruppi diversi. Significa che ogni verbo appartiene a uno di questi 3 gruppi. E come facciamo a capire a quale gruppo appartiene il verbo? Dobbiamo guardare le ultime 3 lettere del verbo stesso. Se il verbo finisce in are, A-R-E, significa che appartiene al primo gruppo. Se invece il verbo finisce in ere, appartiene al secondo gruppo. E per finire, se il verbo finisce in ire, I-R-E, significa che appartiene al terzo gruppo. Il primo gruppo e il terzo gruppo sono quelli più regolari. Il secondo gruppo è quello che contiene più verbi irregolari. Per il video di adesso ci occupiamo però della coniugazione del primo gruppo. Vediamo. Al primo gruppo appartengono moltissimi verbi, tra cui, tra i principali, ad esempio, parlare, mangiare, pagare, cantare, giocare, costare. Partiamo dall'esempio del verbo parlare per meglio capire la coniugazione. Io parlo. O. Tu parli. I. Lui, lei parla. A. Noi parliamo. Iamo. Voi parlate. Ate. E loro parlano. Ano. Come vedete, ho detto il verbo e ho ripetuto la desinenza. Per coniugare ogni verbo bisogna cancellare le 3 lettere del gruppo, in questo caso are, e aggiungere ad ogni persona la giusta desinenza. O per la prima persona, I per la seconda, A per la terza singolare, iamo per la prima persona plurale, ate per la seconda persona plurale e ano per la terza persona plurale. Prendiamo un altro verbo, ad esempio il verbo costare. Un esempio potrebbe essere: quanto costa questa maglietta? Io costo. Tu costi. Lui, lei, la maglietta costa. Noi costiamo. Voi costate. Loro costano. Per i verbi del primo gruppo dobbiamo però precisare 2 particolarità. La prima: per tutti i verbi che finiscono in care o gare è necessario aggiungere una H davanti alla lettera I. Un esempio: tu paghi, noi paghiamo. Aggiungo una lettera H per mantenere il suono duro. Io pago, tu paghi e aggiungo la H, lui, lei paga, noi paghiamo, voi pagate e loro pagano. Un esempio adesso con il verbo care. Prendiamo il verbo giocare. Tu giochi, noi giochiamo. Ripetiamo adesso tutta la coniugazione. Io gioco, tu giochi, lui, lei gioca, noi giochiamo, voi giocate e loro giocano. Una particolarità ancora per quanto riguarda il verbo giocare
In italiano abbiamo 3 differenti verbi che si assomigliano nel significato ma che usiamo in situazioni diverse. Dico giocare a uno sport o a un gioco. Io gioco a calcio, tu giochi a carte. Usiamo il verbo suonare per gli strumenti musicali. Marina suona il pianoforte e Giovanni suona la chitarra. Un terzo verbo è usato invece per indicare quando si recita a teatro o al cinema. Gli attori recitano. Quindi ad esempio Roberto Benigni recita nel film La vita è bella. Monica Bellucci recita a teatro. Il verbo quindi to play lo traduciamo con 3 differenti verbi: giocare, suonare e recitare. Ciao e al prossimo gruppo!